Ciao a tutti, ben ritrovati! Oggi facciamo il flip through di questo Junk Journal Vintage. Andrò velocemente, come vedete ho cambiato la chiusura, non mi piaceva quella là perché copriva parte della copertina per parte dell'immagine e sul retro invece l'ho lasciata come prima, ho tagliato qui e ho messo questo cuoricino di legno, l'ho infilato ed è doppio da una parte in questo modo, così, l'ho accorciato un po', qua ho lasciato semplice, mi piace di più così. E andiamo. Allora, qui c'è la card che abbiamo fatto insieme, qua c'è il retro del bottone che ho infilato da parte a parte. Questo qui è un bordino fatto tutto di fili, come sapete che mi piace fare, con dei cerchietti fatti sempre con i fili avanzati, i pezzettini, e delle perline sopra applicate. Carino, mi piace, rende bene. Qui c'è un ciondolo che ho fatto con tutti gli avanzi e gli avanzini che ho applicato con un anellino. Ok, taschina con qualche abbellimento e anche questi bigliettini qui che erano di una creativa. Qui c'è una busta con una clip attorcigliata, qui c'è una buccia con quelle piccole taghine fai da te che io ho infilato qui, ma che in realtà è così ciondola, con una perlina. E questa è la pagina, quella lì con i fiori. Di qua c'è anche qui piccolo pezzo di spartito vintage e una paginetta su cui scrivere. Poi qua mi sono divertita a fare un paciocchetto con delle paillette e un brillante in mezzo. Qui c'è una busta fatta con quell'eco print che ho fatto, che vi ho mostrato. Ho fatto una busta molto semplice, vuota, e qua c'è una tasca di stoffa con una maniglietta per poter infilare con più facilità. Stencil con farfallina, il centrino, pagine libere. Qua ho messo solo questa appunto questi bigliettini della creativa che avevo preso su Etsy. Qui ho fatto anche, qua c'è la taschina creata con quella ricevuta, ho infilato dentro una tag a bigliettino su cui ho applicato una scritta e questo è l'ecoprint. Come vi dicevo, intanto che giro le pagine, ho lasciato molte pagine bianche perché ho esagerato proprio con pagine. Qua nella pagina dell'erbolario, del calendario, ho infilato questo raso nei buchetti, sapete, i foretti. Qui l'ho piegato così, in questo modo, incollato con un brillantino, e al fondo ho messo questo fiorellino da parte a parte, due fiorellini che scende e fa un po' di decorazione sull'esterno. Ecoprint, queste sono i charm che abbiamo fatto insieme, ne ho messo uno alla fine perché ne avevo già messi parecchi. E qui c'è questa tag che si gira così, cucita insieme, qua pezzo di stoffa sulla clip, una stampatina, una timbratina, questa anche una clip fatta semplicemente con un cuoricino e un fiorellino qui applicato da parte a parte che sbuca fuori da su. Qua ho fatto solo stencil, qui una pagina un po' particolare perché appunto si gira così, c'è una stampatina e poi un foglio che si allunga tantissimo ed è anche comodo scriverlo perché si può rigirare da questa parte. E poi si ripiega qui che è carino, dai. Timbratine con scritte e foglie. In questa pagina di quelle che ho fatto recuperando tutti i ritagli che ho infilato in mezzo, ho messo pagine di quei quaderni che avevo comprato da Viridea, l'ho solo distressato un po' e messo qua dentro così che sbuca anche un po' da là in alto, così, sempre quei foglietti della creativa. Qui c'è veramente tantissimo da scrivere, questo l'ho lasciato così. Poi in questa, dall'altra parte,
dei fogli che ho creato. C'è questa tessera del bingo, qui appunto avevo questo pacchettino, sapete, con tutte quelle immagini dentro che non ho usato fino adesso. Ho messo qua 1 centimetro da sarta, una scritta e l'uccellino, si apre e si può scrivere come sempre. E anche questa carta di questo colore è di una creativa. E via, qua c'è uno stickers con un pezzo di carta da tè filtro sotto, poi pagine libere. Qua c'è una clip a pesce di Tiger con l'effetto arrugginito e un pezzo di bordino messo sulla codina. E qui c'è penso che sia adesivo questo. No, forse no, comunque è carta che avevo preso probabilmente da AliExpress. L'assegno l'ho messo così con una foglia vera dentro una bustina che è bruciacchiata e si gira così, è carino, dai. Poi qua c'è carta da regalo messa così, con stencil sul retro. Qua c'è un frammento della busta delle poste con un pezzo di carta scrap, questa sberluccicosa, che uno poi ci può fare quello che vuole, e poi ho messo qualche pezzo di carta questo qua è solo attaccato un pochino sulla pagina del calendario, vedete il retro. Di qua ho lasciato libero, così carino, decora. Qui anche sempre la ricevuta, che di qua ho lasciato così e ho proprio incollato tutto. Qui ho fatto una clippina con della stoffa, un pizzo e un bottoncino semplice, e qui ho messo di nuovo le mie carte che non ho mai usato e un foglio di quelli di Viridea con righette, tutto quanto. C'è la frasina, quindi è molto carino, e poi ho fermato qui il tutto con questa clip e questo penzola fuori. Andiamo, pagine libere con solo un qualche stencil, il retro della pagina di libro vintage con i fiori. Vi ricordate la scatola che ho detto qua esce una taschina? Non so se vi ricordate, gli ho solo attaccato un po' di carta con questi bordini. Qua c'è l'assegno lasciato così libero con la stampata di un uccellotto, un corvetto sembra, e quindi questa è così, e un pizzo. Qui ho messo, come si chiamano? Quando compri qualcosa che ci sono quelle etichette, l'ho chiusa solo qua e qua ho stondato, e dentro c'è di nuovo una foglia. Così si può mettere qua, c'è la maniglietta anche qui. Questa è una busta che avevo comprato tempo fa su AliExpress, mi piaceva metterla qua così. Questo è attaccato con un fermacampioni. E poi avevo una fustellata di una carta da gioco, l'ho messa così attaccata alla carta scrap e dietro si può scrivere. Un piccolo centrino qua che sbuca, anche la carta, questo abbellimento sbuca un po' dalle pagine. E poi qua c'è il secondo inserto, andiamo un po' veloci. Questo lo avete visto, è un pezzo di carta tatuata, dentro una taschina. Qua sono tutti abbellimenti, qua è quella busta fatta solo così, in questo modo. Di nuovo foglia sopra lo scontrino, il tè, la bustina del tè e un numeretto stampato, tag. Paginetta cucita da parte a parte con, anche qui, questo lo avete visto, al filo attaccato perline e questi simpatici fili che escono da sotto. Qui anche bordino e forbicetta attaccata con una guccia. L'altra parte della ricevuta, qua questo è un mio disegno, vabbè. Dietro si può scrivere e l'ho infilato qua
in questa bustina che avevamo stracciato tutta. Qua ho messo 2 di ricevutine di quelle della Creativa e qua un pezzo di carta riciclata con un francobollino e una timbrata. Anche qui ho attaccato solo questo qua, nome, su quelle classiche etichette che si trovano. Così, questo ho lasciato così. Vedete com'è spesso? Questa è la bustina del bicarbonato che abbiamo fatto insieme. Ho messo dentro di nuovo un foglio di questi qui e poi sopra ho attaccato un foglio su cui scrivere. Stencil. Questo qua è il retro di nuovo della ricevuta, è una cosa pinzata, un abbellimento pinzato lì con una taschina e questa card che si apre anche per poter scrivere, si pinza qui, e questo lato l'ho fatto anche qua con la carta scrap e ho messo questo bigliettino all'interno qui. E di qui che c'è la tasca ho messo solo 2 bigliettini di quelli là, sempre della Creativa, e attaccato qui una frasetta. Qua c'è pagine libere. Fustellata. E qua finisce il secondo inserto. Carta forno, bigliettino in taschina trasparente, assegno ferma, diciamo biglietti. Così, qui ho messo una card pinzata così. Qui con carta forno abbiamo fatto la taschina coi fili. Questa l'ho lasciata così, qui anche. Qui ho migliorato un pochino quest'angolo perché non si riusciva a pinzare bene il foglio. Ho attaccato questo pezzo di striscetta, è più facile così. Insieme qui ho fatto con questa card, ho fatto l'ingresso, il tab diciamo, per riuscire a infilare bene il bigliettino e poterlo estrarre. Qui sempre così. Angolini. Qua ho cucito, ho fatto una stampata, una stencil con l'uccellino. Qui carta velina con foglio diverso sotto. Sì, qua si può scrivere e qui è semplicemente così d'abbellimento. Sì. Allora qui, oltre a poter scrivere, ho fatto questa taschina con le tab per aprire, si può scrivere qui. Mi piaceva, è carino. Ok, e qui anche si può scrivere, ho fatto in questo modo. Vedete, di abbellimenti ce n'è, però ci sono anche tante pagine bianche. Qua taschina, un po' di colore, uno stickers qui col fiorellino, un fiore vero, una delle foglie vere. Se lì, questo l'ho solo pinzato così per dare un po' di movimento. Anche qui ho messo una bustina di quelle lì cerate con dentro dei semplici ticket, applicata con lo scotch vintage. Qua c'è una card, la tasca creata così. Qui è l'altra parte della busta, cioè è una busta tagliata. Qua anziché fare il disegno sotto, fare cose qua, si può pinzare qualcosa.
è incollato, quindi si può pinzare. E qui si può poi abbellire ulteriormente, c'è una index card che risulta molto colorata qui e anche qui. Poi qua si può mettere qualcosa, io l'ho lasciato libero così. E siamo all'ultimo inserto. Qui c'è appunto l'index card che avevamo fatto insieme con gli uccellini fustellati, il pizzo molto carino, c'è charm, anche di qua l'index card, e qui la bustina che abbiamo fatto con, diciamo, shaker card su cui si può scrivere. Vedete che carina, mi piace. Pagine, qua anche ho messo questo centrino per riempire, non so, mi piaceva. E questa è una busta farfalla con lo zig zag. Qui è semplicemente una nappina fatta con il cotone che così lo blocca, finto arrugginimento della clip così. E poi anche di qui si può pinzare qualcosa. Io qua ho messo il bigliettino di Viridea del libricino. Così. Qua appunto, come avevo detto, lascio libero, così si può fare un po' cosa si vuole. Qui lasciato l'ultimo inserto, lasciato molto libero, qua si può fare qualsiasi cosa. Qua ho fatto un angolo con l'acquerello madreperlato e attaccato una fustellina e un pezzo di bordino qui. Ho dato un po' di colore. Pagina libera con eventuale taschina se si vuole. Libera nel senso si possono attaccare foto, cose del genere. E basta. Zig zag, un po' di movimento, pagina. E qua c'è quest'altra pagina qui che c'è questo, diciamo, bottoncino di cartoncino che si alza e si apre in questo modo. Qui c'è una parte sempre delle buste postali con una taschina. Si può scrivere anche qui e poi si chiude facilmente in questo modo. Ah sì, c'è anche una pagina qua nel mezzo del terzo inserto, c'è una pagina che a malapena si vede ed è un ecoprint anche qui fatta sopra le carte composte, diciamo. Talmente cicciottello che finisce lì. Volendo uno lo può piegare diversamente, però il classico, diciamo, piega segreta che neanche si vede. Ed è tutto, ragazze. Allora, questo gianchetto lo troverete, se vi interessa, nella mia pagina Facebook. C'è il link sotto nell'info box, lo metterò lì se a qualcuno interessa. Vedete, è molto semplice la chiusura ed è carina. Davanti si vede in questo modo con vari charm, sopra risulta in questo modo qua con queste cose che escono fuori, fili, filetti, qui e tutti i charm che scendono. Ok. Allora, ripeto, spero che il progetto vi sia piaciuto. Fatemi sapere cosa ne pensate di questa chiusura fatta in questo modo, se ci fareste dell'altro, magari un po' di vintage, non so. Vabbè, sul retro è così, semplice, l'ho solo passato un po' di vintage e carino, molto spesso ma molto carino. Ok ragazze, io vi saluto, vi ricordo sempre di mettere un pollice in su, di iscrivervi se non lo avete ancora fatto, e vi mando un mondo di baci
e tanta positività. Ciao a tutti!